E salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K. Ne approfitto per rinnovarvi un buon 2026 a tutti voi e come ho fatto già su YouTube live nella prima puntata dell'anno che abbiamo trasmesso di Raw e di Dynamite, ok? Quindi ora abbiamo anche il primo pay per view dell'anno. Tocca ai W Wrestle Dream, il pay per view della All Elite Wrestling, che ora siamo prontissimi a goderci il grande main event. Tra l'altro il primo main event tutto il femminile in un pay per view della All Elite Wrestling nel nostro Universe Mode, perché avremo Liv Morgan contro Becky Lynch, Hell in a Cell match per il titolo mondiale AEW, tanti altri grandi incontri tipo Chris Statlander che difenderà il titolo TBS dall'assalto di Athena, titoli di coppia Adam Copeland e Darby Allin contro Claudio Castagnoli e Pac, titolo dei pesi massimi IWGP, ovvero il titolo più importante della New Japan Pro Wrestling, tra Jon Moxley e Seth Rollins, il Texas Death Match tra Hangman Adam Page e MJF, che ora andremo a vederci, sarà il grande opener di questo pay per view, la resa dei conti da questa rivalità che è stata abbastanza cruda nel corso delle settimane di AEW Dynamite, lo show di punta della All Elite Wrestling. E ora iniziamo, ragazzi. Concludo subito. Se mi avete sentito commentare nella prima puntata dell'anno di Raw e Dynamite, vi chiedo perdono se sentite magari a volte una voce un pochino nasale, molto meglio di qualche giorno fa, però insomma sto un po' così e così, spero che non vi darà fastidio. Per il resto banda alle ciance e iniziamo, perché siamo già nella cornice di AEW Wrestle Dream, signori. E ecco Hangman Adam Page prontissimo a questo Texas Death Match. Virginia, weighing in at 215 pounds, Adam Page. Eccolo qui Hangman Adam Page, ragazzi, che è entrato in rivalità aperta contro Maxwell Jacob Friedman, e oggi avremo la grande resa dei conti tra diciamo il ricastro MJF e il cowboy shit Hangman Adam Page, ragazzi. Vincitore Hangman Adam Page, se vi ricordate, del Low and Art Tournament. Abbiamo fatto quest'anno la prima edizione, poi andò contro Bryan Danielson, un'occasione per il titolo del mondo, ma non riuscì a sconfiggere l'American Dragon. E oggi siamo qui con l'ingresso di Maxwell Jacob Friedman, con l'ingresso di MJF. And his opponent from Long Island, New York, weighing in at 228 pounds, MJF. Eccolo qui MJF. Avanza verso il ring Master Jacob Friedman, un Master Jacob Friedman che ha chiuso la bocca proprio a Bryan Danielson nell'ultimo pay per view AEW Halloween Havoc. Se non l'avete visto vi consiglio di andare a recuperare, lo trovate nella playlist dedicata a questa stagione, la 2025-2026. E ora è pronto a zittire anche Hangman, perché in realtà il suo obiettivo è andare per il titolo mondiale, vuole recuperare quel titolo mondiale che lui perse proprio a WrestleMania, che nel nostro Universe Mode ricordiamo è WWE e AEW insieme. E direi che possiamo iniziare allora questo opener di AEW Wrestle Dream, pay per view della All Elite Wrestling Texas Death Match tra Hangman Adam Page e MJF, Maxwell Jacob Friedman. E iniziamo, ragazzi. Inizia subito bene
Hangman con questo Fallaway Slam. Big Boot. È stato molto bene davvero Adam Page. Ora viene colpito da MJF. Bella, bella cornice ragazzi. Qui a Wrestle Dream. Per il caratteristico, non so perché distoglie un po' la mia attenzione. Non so se avete notato, 4 angoli, 4 paletti più che altro. Uno dei paletti colore è bianco. Quello diciamo più vicino ai gradoni d'acciaio per poi salire sul quadrato oppure lanciarci addosso l'avversario. Però lo so, sì, scusatemi, era proprio una cosa che ho messo così. Comunque ricordiamo, questo è un Texas Deathmatch, quindi non c'è conteggi fuori, non ci sono squalifiche, si vince solo per sottomissione o per schieramento. Attenzione, MJF va con il ponte. Niente da fare. Attenzione, prova Hangman. Irish Whip. Oh, agguerrito Adam Page. A vuoto qui. Bravo MJF che ha evitato il colpo e poi lo proietta all'indietro. Ginocchiata che va a ricadere sulla testa di Hangman. E ribalta questo Dragon Screw per il del cowboy shit. Serie di gomitate. MJF vuole liberarsi della presa di Hangman. Adam Page. Ginocchiata, ma attenzione, ribalta ancora. E leg drop di Hangman. Attenzione Hangman. Oh, la Death Eye. L'occhio mortale. A segno su MJF. 1, 2, no. Dice no MJF. Ragazzi, gran prestazione a parte sia di Hangman che di MJF. Direi ha scelto bene l'opener di questo pay per view. Attenzione, riuscita MJF a disarmare Hangman che aveva preso un'arma. MJF, la mossa finale, a segno. 1, 2, resistenza di Hangman, ragazzi. Entrambi hanno resistito in maniera eccezionale alle due mosse finali. Per una serie di pugni di Hangman. Comunque un Texas Deathmatch che, allora, è un bel match, è lottato davvero bene, però c'è stato, diciamo, utilizzo di armi veramente scarso, cioè giusto quella mazza da baseball che poi non è stata neanche utilizzata granché, che vediamo sul ring per terra,
poi per il resto dropkick, fantastico Hangman, ancora comeback e fantastica qui, prova lo schienamento, attenzione, 1, 2 e MJF dice no. Bello opener ragazzi, i due si vogliono veramente male, attenzione, la DDT, prende ora la mazza da baseball MJF, evita Hangman, oh colpito in testa, non ce la fa, prova lo schienamento ora e potrebbe essere la fine perché l'ha preso con una mazza proprio in testa, un fronte pieno, Hangman, che inizio ragazzi di Wrestle Dream, prova, ricade sulla fronte, attenzione uno schienamento a culla improvviso qui, 1, 2, e poi Hangman evita qui MJF invece, Spear, come l'ha tranciato, potrebbe essere la fine, 1, 2, ancora Hangman, incredibile, 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 nessuno dei due vuol cedere all'altro, evita qui Hangman, attenzione, no, evita il tentativo di Death Eye, ma, sì, ha evitato il tentativo di Death Eye, poteva essere la fine, se si beccava quella Death Eye lì, attenzione MJF, evita la mossa finale anche Hangman, che match ragazzi, che match, Hangman e Maxwell Jacob Friedman, MJF, attenzione, Hangman, Death Valley Driver, 1, 2, pazzesco, cazzesco ragazzi, quante false finisher, attenzione, cosa fa? Prende un oggetto, Hangman, prende la vanga e colpisce MJF. Gli lancia la vanga addosso. Ribalta, serie di gomitate. Irish Whip, lo lancia sul ring. Attenzione, evita il colpo. Lo carica, backbreaker. Azione, a qualsiasi momento dobbiamo essere alla fine. Un po' indeciso MJF sul da farsi. Poi va con questo snap suplex. Ma si rialza Hangman. Attenzione. Ok, pensavo voleva fare uno schieramento di rapina, ma va bene così. L'ha placcato e l'ha colpito a forza di pugni. Attenzione, Hangman, volevo dire uppercut, e MJF si libera. Attenzione però, sulla terza corda Hangman, vola Hangman, voleva colpirlo MJF lanciandogli la mazza e resiste ancora, incredibile opener di Wrestle Dream, che matchone, prende ora la mazza da baseball, colpisce MJF, ancora, evita qui, lanciato, ginocchiata, attenzione, ole, subisce Hangman, colpito ancora, ragazzi qui siamo, attenzione l'armbar tipica di MJF, potrebbe essere finita ragazzi, potrebbe essere finita e cede Hangman ad Rampage, MJF vince un match incredibile a Wrestle Dream ragazzi.
vince MJF, sconfitto Hangman Adam Page, ragazzi, un'altra vittoria importantissima dopo quella contro The American Dragon, Bryan Danielson a AEW Halloween Havoc, ovvero il pay-per-view prima di questo. E ragazzi, MJF lanciatissimo verso un match per il titolo mondiale della All Elite Wrestling, lanciatissimo, sempre di più. Ma ora abbiamo visto questo bell'opener, questo Texas Death Match tra Hangman Adam Page e MJF. Andiamo ora al prossimo incontro, ragazzi. Tornado Tag Team Match, gli FTR, che tra l'altro a Wrestle Dynasty, per più 5 federazioni, WWE, AEW, New Japan Pro Wrestling, CMLL e Ring of Honor, che se non l'avete visto vi consiglio di andare a recuperare. Lo trovate nella playlist della stagione 2025-2026, perché è stato veramente un bel pay-per-view interbrand dove si sono sfidati wrestler di varie federazioni diverse, titoli in palio anche ovviamente, quindi tanta roba. Comunque in quell'evento c'era un 3-way match a eliminazione con 3 team di federazioni diverse, nel senso gli FTR a rappresentare l'AEW, i Motor City Machine Guns, ovvero Alex Shelley e Chris Sabin, che hanno rappresentato poi la World Wrestling Entertainment, e poi il legato del fantasma, Santos Escobar e Angel Garza, che rappresentavano il CMLL. Chi vinceva questo incontro eliminazione diventava il number one contender per il titolo di coppia della propria federazione di provenienza, per l'appunto, ed hanno vinto gli FTR, e quindi gli FTR sono i nuovi number one contender ai titoli di coppia della All Elite Wrestling, però dopo Wrestle Dream, perché comunque c'era già il match annunciato tra Adam Copeland e Darby Allin contro Claudio Castagnoli e Pac, che vedremo in questo pay per view appunto per i titoli di coppia in palio, e abbiamo questo bel match da vedere, gli FTR impegnati prima del loro match per i titoli di coppia a All In, perché ricordiamo che il prossimo pay per view della All Elite Wrestling sarà proprio AEW All In, ovvero il pay per view più importante della federazione. Ma banda alle ciance, ragazzi, ecco qui Cash Wheeler e Dax Harwood, gli FTR. On the way to the ring, at a combined weight of 451 pounds, the FBI! Eccoli qui gli FTR che sono arrivati in questa stagione in AEW e si sono già, diciamo, dimostrati come uno dei tag team migliori sulla piazza. Già una volta hanno avuto l'occasione per andare per i titoli tag team, che all'epoca erano detenuti da Matt e Nick Jackson, ovvero gli Young Bucks. Non sono riusciti a vincere le cinture, tuttavia il loro ingresso è finito e ora manca solo l'ingresso dei fratelli Briscoe, i Briscoe Brothers, Mark Briscoe e Jay Briscoe. Eccoli qui i Briscoe. I Briscoe Brothers che stanno ancora cercando di trovare un po' continuità in Elite Wrestling. Hanno già ovviamente partecipato a qualche pay per view e qualche evento speciale, per esempio mi viene in mente Blood and Guts se non sbaglio, però diciamo che volevano essere molto più impattanti. Vedremo che cosa faranno oggi proprio contro i number one contender attuali per i titoli di coppia dell'Elite Wrestling. Siamo comunque di sicuro in attesa e a buon veduta di un gran match di coppia che ci aspetterà proprio ora tra i Briscoe, Mark e Jay Briscoe, e gli FTR, Dax Harwood e Cash Wheeler. Iniziamo, ragazzi, questo secondo incontro di Wrestle Dream. Questo è il primo dei 3 incontri aggiunti praticamente al photo finish, alla card finale. Li vedremo tutti e 3 uno dietro l'altro, ovvero questo match qui. Poi vedremo la rivincita tra Saya Kamitani e Giulia, un match che avevamo visto per la prima volta a Wrestle Dynasty, il pay-per-view che vi dicevo a 5 federazioni. E poi avremo anche Kazuchika Okada che difenderà il titolo del Consejo Mundial de Lucha Libre, che ha vinto contro Eddie Guerrero sempre a Wrestle Dynasty in un
in un AW contro CMLL e lo dipenderà dall'assalto di Konosuke Takeshita della Don Callis Family, quindi sarà da questi 3 match aggiuntivi che vedremo uno dietro l'altro. Stavo pensando se faccio una 0 hour, tipo che ne so, facevo live su YouTube la 0 hour e poi dopo andavo a pubblicare il video con il pay per view e mettere questi 3 match, ma poi ho pensato vabbè dai, mettiamoli tutti insieme. Non abbiamo mai fatto una 0 hour o un pre-show, mettiamo così, mettiamolo, fanno spettacolo in più. Io sono dell'idea sempre meglio, roba più bella tutta insieme che roba meno bella, insomma. Tanto è iniziato molto bene questo match tra i Briscoe Brothers e gli FTR. Che bomba! Back suplex, ragazzi, devastante. Attacca. C'è da dire che secondo me gli FTR stanno mettendo più di un gradino tra loro e i Briscoe Brothers per ciò che riguarda la prestazione. Attenzione Jay Briscoe che ha fatto buona guardia a tutti e due, sia Cash che io chiamo a Dax, scusate perché io come lo sapete lo chiamo Mario affettuosamente. Si vantano i Briscoe. Buona vetrina per entrambi i tag team, devo dire, anzi ottima vetrina. Match che si è andato a spostare fuori dal ring. Attenzione, rimanga sul ring Mark Briscoe e Cash Wheeler, tra l'altro Cash sanguina. Attenzione, una mossa devastante su Mario fuori dal ring, ma Mario è già in piedi. Mentre sul quadrato Dax Harwood si sta liberando dalla presa al braccio di Mark Briscoe. Attenzione, Northern Light Suplex. Cash Wheeler, Spinebuster Slam. 1, 2, oh, allora è riuscito Jay Briscoe a intervenire, ma non è servita a niente perché si è liberato da solo Mark Briscoe. Attenzione qui, che mossa su Cash Wheeler, trova lo schieramento, attenzione, e interviene Mario, colpisce Jay Briscoe. È davvero un bel tag team match qui ai W Wrestle Dream, il secondo match del pay per view. Si vanta sul paletto Cash Wheeler e si becca una mossa di tutta risposta da Briscoe, che a sua volta si becca il pile driver. Spettacollo qui. Era prontissimo Jay Briscoe.
che cutter, respinto da Cash Wheeler, lo prende, attenzione, prova a chiuderlo con la sharpshooter, attenzione, in pericolo qui, Jay Briscoe, e cede Jay Briscoe, vincano gli FTR, Cash Wheeler e Dax Harwood che sconfiggano i Briscoe Brothers, grazie alla sharpshooter proprio di Cash Wheeler. Bella vittoria per loro, bel match di coppia che gli dà ancora più fiducia in se stessi in vista della sfida che proprio questi due avranno a All In per i titoli di coppia. Ancora non sappiamo chi saranno i loro avversari, lo scopriremo oggi dopo l'esito della sfida tra Dan Copeland e Darby Allin, i campioni di coppia in carica, contro i Death Raiders rappresentati da Claudio Castagnoli e da Pac. Andiamo per ora al terzo match di queste W, Wrestle Dream. Come avevo già detto prima, rematch questo di Wrestle Dynasty, il pay-per-view a 5 federazioni. Giulia contro Saya Kamitani. Match che ha visto Giulia trionfare a Wrestle Dream, ma una rivincita in suolo americano, visto che eravamo al Tokyo Dome, come eravamo al Tokyo Dome anche nella prima edizione di Wrestle Dynasty, sì, perché quella di cui ho parlato finora è Wrestle Dynasty 2, ma noi avevamo fatto un'altra edizione che, se vi interessa, la trovate nella playlist Best of 2024-2025, ovvero dove trovate una selezione delle migliori puntate settimanali di Raw, SmackDown, Dynamite e Collision, tutte le puntate speciali e tutti i pay-per-view della passata stagione, ovvero 2024-2025. Ma bando ai convenevoli, siamo pronti per questo terzo incontro di EW Wrestle Dream. Giulia contro Saya Kamitani. Ecco che sta entrando la Beautiful Madness, ex campionessa TBS e ex campionessa mondiale della All Elite Wrestling. Ecco qui Giulia. La italo-giapponese, making her way to the ring from Tokyo, Japan, Giulia. carichissima Giulia. Una Giulia che stasera poteva essere nel main event, ragazzi, perché ricordiamocelo, ad Halloween Havoc si scontrò contro Liv Morgan in un number one contender match vinto da Liv Morgan. Proprio una Liv Morgan che stasera è nel main event contro Becky Lynch, Hell in a Cell, nonché primo storico main event per ciò che riguarda la All Elite Wrestling, tutto al femminile della mia Universe Mod. Non il primo in assoluto, perché se vi ricordate bene la Royal Rumble dell'anno scorso, WWE Royal Rumble, il main event fu proprio la Royal Rumble femminile. Ma va bene, banda alle ciance, ecco anche Saya Kamitani, uno dei nomi più importanti che sono arrivati nei W quest'anno, arrivato direttamente dopo la scadenza di contratto con la New Japan Pro Wrestling. Una Saya Kamitani che avevamo già visto, se vi ricordate bene, a AEW Gasm Australia della passata stagione, sconfisse Toni Storm e riportò il titolo femminile IWGP, quello della New Japan Pro Wrestling, in Giappone. Quindi parliamo di un'ex campionessa mondiale IWGP, ma anche di un'ex campionessa mondiale della All Elite Wrestling. Vi ricordate la donna che vinse l'Elimination Chamber femminile di quest'anno? Poi titolo fu perso in un match a 3, tra l'altro che comprendeva anche Mercedes Moné e la vincitrice nonché attuale campionessa The Man Becky Lynch. Comunque anche Saya Kamitani ha finito il suo ingresso ed è ora pronta per questa rivincita contro Giulia, rivincita di Wrestle Dynasty, da Wrestle Dynasty a Wrestle Dream. E iniziamo, signori. Allora Giulia contro Saya Kamitani.
un match che ci darà tanta roba bella, lo so ragazzi. Iniziamo l'incontro, signori. Inizia bene, Saya Kamitani, ricordiamo Giulia vinse il match di Wrestle Dynasty. Vediamo ora chi vincerà. Non vi fate ingannare dalla posizione degli incontri, lo sapete, a parte l'opener tipica costruzione non è dall'americana, l'opener importante, poi si va a portare i vari match più o meno sulla base dell'importanza per poi concludere con il gran main event, ok? Non vi fate appunto ingannare da questa cosa, perché questi match, come ho detto prima, sono stati messi, questi tre match, cioè il match di coppia di prima, ma anche il prossimo che vedrete farà Okada e Takeshita per il titolo mondiale alle pesi massimi del CMLL, sono stati messi qui solo perché aggiunti alla fine, all'ultimo, al photo finish, altrimenti probabilmente avrebbero avuto anche posizioni in card più importanti, ma chi se ne frega, tanto una Saya Kamitani che ha iniziato veramente col piede giusto il match contro Giulia, serie di botte a vuoto in questo scontro tra connazionali, entrambe giapponesi. Stilo tocco di Giulia, ho detto prima, è italo-giapponese, ma diciamo che la cultura e la lingua è nipponica. Ci sono delle influenze nel sangue italiane da parte di Giulia, che lei tra l'altro sente con orgoglio, però comunque, se vogliamo proprio essere fiscali, è giapponese. Attenzione qui Giulia, può strozzare la Kamitani. Aveva iniziato bene Saya, ma poi Giulia sta facendo la differenza. Fino a subire la Phoenix Queen. Dita negli occhi. E springboard crossbody. Prova lo schienamento. 1, 2. Un pochino lentino l'arbitro, è stata solo un'impressione, vabbè che non sarebbe bastato, ma comunque Saya è stata molto colpita, diciamo, da questo kick out di Giulia. Drop kick. Giulia, running knee strike. Attenzione la Kamitani. Che bomba ragazzi, che bomba. Era prova a portarla lontano dalle corde, forse per lo schienamento, pensavo voleva fare un attacco dal paletto, la stava mettendo più in posizione. Giulia dice no. Calcione, difficoltà Giulia, attenzione, forse vuol provare una Phoenix Splash. No, splash normale, ma comunque Giulia si stava già rialzando. Io fossi stato il Kai avrei cambiato strategia. Ginocchiata da KO. Lei è un'esperta di queste ginocchiate stunnanti Giulia. 1, 2 e Saya.
Aspetta che va a sbattere contro il cuscinetto protettivo, ma ribalta tutto Giulia. Rotola fuori dal ring per prendere un po' di fiato. Attenzione Giulia, sale sulla terza corda e vola. Mamma mia. Dropkick a piedi uniti dalla terza corda fino a subire l'offensiva di Giulia, la Phoenix Queen Saya Kamitani. Siamo a 6. Risweep, ma ribalta Kamitani, va a sbattere. Oh, aspettate ragazzi, scusate. Prendo il controllo di Saya per un motivo solo. Non voglio che finisce... non volevo che finiva per conteggio fuori, perché insomma un match come questo non va rovinato. Attenzione! Northern Light Bomb, la mossa finale di Giulia. Saya dice no. Bel match ragazzi, ma forse preferivo quello di Wrestle Dynasty. Però bel match. Attenzione, prova a sottometterla e ora potremmo essere alla fine ragazzi. No break. Tocca con il piede le corde e quindi da regolamento bisogna interrompere. Attenzione Giulia, forse la vuol chiudere così con un volo dalla terza corda. A vuoto! Calcione a vuoto qui, spinning kick a vuoto, ma non la clothesline. Alta clothesline. E olè, comeback garantito. Potrebbe essere la fine ragazzi, proprio lo schieramento, l'arbitro perde un sacco di tempo però. 1, 2, 3. Giulia sconfigge per la seconda volta Saya Kamitani e è lanciatissima proprio come MJF per un match per il titolo mondiale. Che vittoria di Giulia ragazzi, che adesso sarà in primissima fila per avere un match per il titolo proprio All In, perché il prossimo pay-per-view è quello. Non sarà definita il match perché ho in mente un po' di cose speciali per ciò che riguarda il titolo mondiale femminile della All Elite Wrestling, però per il momento Giulia festeggia in questa seconda vittoria contro la Phoenix Queen Saya Kamitani. Ragazzi, andiamo ora al prossimo incontro. Ricordiamo a Wrestle Dynasty, non voglio fare confusione tra questo pay-per-view e quello a 5 federazioni. Kazuchika Okada, da wrestler ovviamente della All Elite Wrestling, sfidò Eddie Guerrero in un 2 out of 3 falls per il titolo CMLL dei pesi massimo in palio, il titolo più importante del Consejo Mondiale della Lucha Libre, la federazione numero 1 in Messico. E Okada con un secco 2-0 riuscì a vincere e a portarsi a casa la cintura. Adesso prima difesa per Okada contro un altro wrestler della All Elite Wrestling, membro della Don Callis Family, infatti verrà accompagnato proprio dal mafiosissimo Don Callis, che dovrà accompagnare anche Kyle Fletcher, che sarà il titolo TNT in palio, loro due membri della Don Callis Family. Ricordiamo più avanti avremo match valido per il titolo TNT contro Sami Zayn. E ragazzi, altro match come quello che abbiamo visto prima tra Giulia e Saya Kamitani, tutto a sapore nipponico, e vedremo un po' ragazzi, perché Konosuke Takeshi, dal finalista dell'Owen Hart Tournament e ex campione di coppia proprio con Kyle Fletcher, vuole portare a casa questo titolo dei pesi massimi CMLL. Certo Okada, sappiamo, grande palmarès il suo, 2 volte campione mondiale IW nello Singles Mode, ex campione international anche sempre dell'All Elite Wrestling e ora campione del CMLL. Insomma una sfida che
sarà sicuramente di nostro gusto. Certo, consiglio personale, Okada dovrà fare molta attenzione alle ruberie di Don Callis, le tipiche sue azioni per far vincere i suoi assistiti, in questo caso Takeshita. E allora, ragazzi, dopo l'introduzione di Samantha Irving, iniziamo con gli ingressi, signori. Ed eccolo qua, il primo ingresso dello sfidante. Lui è The Alpha Konosuke Takeshita, ovviamente, come avevo già detto, accompagnato da Don Callis, la mente operativa nonché leader fondatore della Don Callis Family, che per ora conta Konosuke Takeshita e Kyle Fletcher. Eccolo qui, Takeshita con la sua tipica maschera da Oni, tipica figura folcloristica della cultura nipponica, che avanza verso il ring, seguito strettamente da Don Callis. Una grande occasione per la Don Callis Family, che ha già al suo interno il titolo della Ring of Honor e il titolo AW TNT, entrambi detenuti da Kyle Fletcher. Ora vuole portare anche il titolo del Consejo Mondiale del Lucha Libre, dopo che, ricordiamo, sono stati insieme campioni di coppia proprio Takeshita e Kyle Fletcher, la Proto Star. Takeshita ha fatto il suo ingresso e ora è il turno del campione dei pesi massimi del CMLL, titolo più importante della federazione numero 1 in Messico, Kazuchika Okada, il Rainmaker. Eccolo qui, ragazzi, si mette la cintura dei pesi massimi del CMLL sulla spalla, la grande vittoria contro Eddie Guerrero, che ha portato questa cintura in All Elite Wrestling. Non è l'unica cintura, perché ricordiamo anche Jon Moxley sconfiggendo The Great Muta Keiichi Muto al termine di un Iron Man match incredibile che durava 20 minuti, uno scoppiettante 6-5, con cui Jon Moxley ha vinto il titolo dei pesi massimi IWGP, ovvero il titolo mondiale della New Japan Pro Wrestling. Sì, in questo momento in AEW sono presenti sia il titolo del CMLL sia il titolo della New Japan Pro Wrestling. Vedremo un po' come andrà a finire. Non cambierà nulla se vincerà Takeshita, comunque sempre wrestler della AEW. E allora, ragazzi, ecco la grafica che appunto ci ricorda che questo match è valido per il titolo dei pesi massimi del Consejo Mondiale del Lucha Libre. E ora tocca a Samantha Irving annunciare i contendenti. Konosuke Takeshita è pronto. And his opponent from Tokyo, Japan, weighing in at 232 pounds, the classic Lucha Libre World Heavyweight Champion, Okada. Fantastico. Oh, scusate il doppio audio, ragazzi. Ok. Signori, arbitro che fa vedere la cintura anche a Takeshita, e ora la alzerà al cielo. E signori, direi che questo match a AEW Wrestle Dream, valido per il titolo dei pesi massimi del CMLL, il Consejo Mondiale del Lucha Libre, può iniziare. Konosuke Takeshita accompagnato da Don Callis contro Kazuchika Okada, di Alpha contro di Rainmaker. La roba, che velocità, ragazzi, questo springboard dropkick. Contento, soddisfatto Don Callis a bordo ring. Ricordatevi che io, quando mi capitano questi manager così mafioselli,
ogni tanto nella giusta occasione mi piace fare qualche ruberia, quindi dovrà stare attento anche a me Okada probabilmente, ma mai dire mai, Buon momento per Di Alfa, Takeshita colpisce Kazuchika Okada, il campione in carica, prova lo schieramento ora. Schieramento che però, ragazzi, non so se l'avete visto, ma era per regolamento, era da interrompere, l'arbitro non ha visto, ma il piede di Okada era sotto la corda, però vabbè, è un punteggio di 1. Irish Whip, davvero buon momento ora per Takeshita. Più volte nominato da Don Callis, il wrestler più forte giapponese, per il momento dovrà dimostrare molto di più, perché comunque però già tante cose sono dalla sua, perché ripeto, già ha vinto un titolo mondiale, scusatemi, il titolo di coppia in AEW, ha già vinto, è arrivato, scusatemi, in finale dell'Owen Hart Tournament, quindi comunque non è riuscito a qualificarsi all'Elimination Chamber match, nonostante ha fatto parte di un match di qualificazione, mi pare quello a 3, perché avevo fatto un match a 3 sia per le qualificazioni maschili che per quelle femminili. Attenzione, ora Okada sulla terza corda, sembra aver ripreso il controllo, splashone su Takeshita. Ragazzi, fu davvero un gran match quello contro Eddie Guerrero a Wrestle Dynasty. Andate davvero a recuperarlo se non l'avete visto. Attenzione, evita Takeshita un tentativo di pile driver, e lo so perché aveva provato a fare la mossa speciale, ma poi un dropkick pazzesco di Okada. Grosse difficoltà adesso per Takeshita, che aveva iniziato molto bene l'incontro. Attenzione, Takeshita, oh, la stride powerbomb. 1, 2, no, ragazzi, è soddisfatto Don Kelly, e poi va a colpire Okada. Bel match da dire tra Konosuke e Takeshita e Kazuchika Okada. Sembrava un neckbreaker, invece se ne siamo a 6. Momento di prendere il controllo di Takeshita, perché sto match ovviamente non può finire per conteggio fuori, quindi rientra, magari guarda, gli do il vantaggio del boom, che bomba, ragazzi, da dentro e fuori dal ring per Takeshita. Così ho riavviato il conteggio fino a subire Okada. 2, Okada preferisce rientrare sul ring, rientra anche Takeshita. Ottima cosa questa, perché prende il vantaggio e va a colpire. Poi attenzione, Okada si gasa, provo a fare una ruberia con Don Callis, vediamo se lo riesco a... No, va bene, non serve. Ha evitato Takeshita, perché lo volevo colpire, raga. No, scusa, lo volevo prendere col piede, con la mano, ma era un po' troppo lontano. Di poco, ma va bene così, perché Takeshita ha evitato la Rainmaker di Okada. Per il momento non c'è stata alcuna interferenza di Don Callis ad aiutare il suo assistito, non ne ha avuto bisogno. Solo uno, ragazzi. Attenzione, Takeshita lo carica e lo schianta a terra. Bel momento. Attenzione,
Okada, come viene schiantato, e poi, potrebbe essere la fine, potremmo avere un nuovo campione dei pesi massimi del CMLL. No, dice no, Okada, ma è in pericolo, attenzione Takeshita, la vuol chiudere, se va a segno questa potrebbe essere la fine, a vuoto, attenzione, no, stava per fare una mossa di sottomissione, ma ribalta Takeshita. Serie di colpi, sale sulla terza corda, attenzione, potrebbe volerla chiudere con un salto dal paletto, a vuoto, attenzione qui, cambio di cortesia al centro del ring, orgoglio da parte di entrambi, nessuno dei due vuole dare la soddisfazione all'altro di cadere ai piedi dell'avversario. Vince lui la scazzottata. A vuoto. Attenzione, prova lo schieramento, 1, 2, dice no Takeshita. Attenzione, la Rainmaker. E ora fa la ruberia con Don Callis, che ce la fa. L'ho toccato. La ruberia di Don Callis, l'arbitro tra l'altro non se ne è neanche accorto. Attenzione, Takeshita con questa ruberia di Don Callis che ha introdotto lo schienamento, potrebbe vincere il titolo. 1, 2, 3. Takeshita con l'aiuto provvidenziale di Don Callis è il nuovo campione dei pesi massimi del CMLL. The Alpha conosce Takeshita, il nuovo campione dei pesi massimi del CMLL. Ragazzi, Don Callis nel momento giusto ha interrotto lo schienamento di Okada decisivo, ma in una maniera veramente furtiva, l'arbitro non se n'è manco accorto. E questo ha creato il presupposto per la vittoria di Takeshita e quindi il titolo mondiale dei pesi massimi del CMLL è entrato nella Don Callis Family. Finito il regno di Kazuchika Okada, iniziato a Wrestle Dynasty. Ma ora ragazzi, prossimo incontro, titoli di coppia in palio ragazzi, 3-way match a eliminazione signori. Le Soul J, ovvero Soruka e Anna Jay, le campionesse di coppia in carica, difendano da una doppia minaccia, ovvero Chelsea Green e Piper Niven e le Sister of Sin, Julia Hart e Sky Blue. Come siamo arrivati a tutto questo? Beh, semplicemente ci sono stati 2 match di coppia nella solita settimana, una a Dynamite e una a Collision. Le Soul J hanno perso entrambi i match, sia contro Chelsea Green e Piper Niven, sia contro le Sister of Sin. E alla fine da lì c'è stato un match a 3, 2 match a 3, scusatemi, con un singolo membro della squadra a rappresentare il tutto, match singoli. Sono stati vinti tutti dalle Sister of Sin. Nell'ultima settimana c'è stato l'ultimo match che mancava, ovvero Chelsea Green e Piper Niven contro Sky Blue e Julia Hart. Hanno vinto Julia Hart e Sky Blue, quindi comunque
si sono affrontati un po' in tutte le maniere durante le settimane che ci hanno diviso dai W Wrestle Dream, ma ora è il momento del match decisivo, quello con i titoli di coppia in palio della All Elite Wrestling. Quindi match eliminazione, spero che mi sono ricordato bene, ho messo il match eliminazione. Penso di sì, però no, mi pare di sì. E ecco l'ingresso delle prime contendenti, Chelsea Green e Piper Niven. The following contest is a triple threat tag team match and is for the All-Star Women's Tag Team Championship. Introducing the challenger, the team of Piper Niven and Chelsea Green. Eccole qui, Piper Niven e Chelsea Green, ragazzi. Piper Niven che ha raggiunto la sua amica Chelsea Green ad un certo punto di questa stagione. Chelsea Green invece è arrivata qui nei W grazie al draft tra WWE e All Elite Wrestling. Una Chelsea Green che ha ottenuto delle importanti soddisfazioni all'inizio. Infatti è la vincitrice dell'Owen Tournament femminile. È andata per il titolo mondiale, quindi ovviamente è riuscita a qualificarsi all'Elimination Chamber, sempre per il titolo, e adesso è in ottica titoli di coppia con Piper Niven. Vedremo se riusciranno a vincere. Entrano però adesso le Sister of Sin, ovvero Julia Hart e Sky Blue. Il match decisivo, ovviamente, è questo. Tuttavia, c'è da notare che le Sister of Sin hanno sempre vinto nelle settimane ci hanno diviso da questo evento, perché hanno vinto sia i match di coppia che hanno fatto contro le campionesse e contro Chelsea Green e Piper Niven, ma hanno anche vinto sia Sky Blue che Julia Hart i due match, i three-way match che vi avevo detto che avevo fatto durante le settimane. Julia Hart che ha vinto il three-way match che comprendeva Chelsea Green e Sorruka, e Sky Blue quello che comprendeva Piper Niven e Anna Jay. Tuttavia, sapete, è questo il match che conta, e quindi vedremo un po' come risponderanno le Sister of Sin. Tra l'altro Julia Hart, campionessa della Ring of Honor, anche la bella difesa che ha fatto a Wrestle Dynasty contro Momo Watanabe. E ora, ragazzi, mancano solo le campionesse di coppia in carica Soul J, ovvero Sorruka e Anna Jay. Loro che hanno vinto, che si sono laureate campionesse di coppia dell'AEW proprio a Halloween Havoc, sconfiggendo Billie Starkz e Athena al termine davvero di un gran match che all'inizio le vedeva favorite, ma poi alla fine è andata così, e quindi sono prontissime a farsi valere anche qui. Non gli è andata molto bene nelle settimane di Dynamite, di costruzione a questo evento, però d'altra parte, come ho già detto prima, contava relativamente durante le settimane. Ciò che conta davvero è vincere questo incontro, match decisivo qui a AEW Wrestle Dream, quello valido per i titoli di coppia femminili della All Elite Wrestling. E i titoli che ricordiamo hanno debuttato in questa stagione, vinti per la prima volta da Britt Baker e Thunder Rosa. Ma iniziamo, ragazzi. Allora, io non so sinceramente se mi ha preso la stipulazione eliminazione, che era quella che io originalmente avevo pensato, però vabbè, nel caso ci becchiamo un three-way classico. Comunque, iniziamo, ragazzi, iniziamo. Ora, come sempre, quando ci sono questi match, sempre abitudine di dire guardate un po' quello che vi pare, perché sai, è molto difficile seguire la contesa, visto tutte le mosse e tutte le attività che fanno le varie atlete coinvolte. Tuttavia
Facciamo del nostro meglio per commentarla al massimo. Ancora tutto sul quadrato. Sorruka aveva preso una candlestick ma è stata subito disarmata da Piper Niven. Forse mi ha preso l'eliminazione, ragazzi, perché ho notato che quando Chelsea Green ha provato a schienare Sky Blue nessuno ha provato a fare una corsa per rompere lo schienamento, quindi non lo so se poi magari penso di sì. Comunque dovrebbe avermi preso il 3-way tag team a eliminazione. Comunque attenzione, Julia Hart prende un tavolo, intanto sul ring c'è il bidone. Visto che, scusatemi, visto che ora provo a fare una cosa, visto che i tavoli non vengono mai usati, ok, va bene, niente da, scusatemi, aspettate raga, prendo il controllo di Sorruka, voglio prendere il tavolo e sistemarlo almeno qui, vai, ora possiamo fare tutto quello che volete, perfetto. E non lo uso, vedi, il problema dell'IA, cioè dell'intelligenza artificiale, della CPU in realtà bisognerebbe più, è che con i tavoli non lo usano granché, diciamo. Sì, vedi, nessuno interrompe lo schieramento, quindi penso all'eliminazione, molto bene. Attenzione, Julia Hart, il controllo su Piper Niven. Tanto Chelsea Green ha lanciato tipo una chitarra su Anna Jay, non so bene, penso si sia schivata Anna Jay in maniera abbastanza sapiente e il tavolo è caduto. Che mossa di Sky Blue, lo lascio lì quel tavolo, basta. Attenzione, Lampritti e di Chelsea Green su Julia Hart, è la mossa finale di Chelsea. 1, 2, no, quindi no, Juliette. Ragazzi, scusate, mi riprendo perché voglio rimettere quel tavolo a posto. Non me lo prende, non mi prende il tavolo. Perché non mi prende il tavolo? Vabbè, pace, oh, pace. Sti cazzi del tavolo, ragazzi, chi se frega. Basta. Non so più nulla. Attenzione, che kick incredibile su Chelsea Green. Attenzione Anna Jay. Neckbreaker pazzesco, potrebbe essere finita. 1, ma Piper Niven era lì pronta, l'amica di Chelsea Green, per salvarla nel momento del bisogno. Tanto succede davvero un bel bordello qui.
come ci potevamo immaginare fin dall'inizio. Bidoni, martelli da fabbro, tavolo inutile che non apriranno mai, però. Oh, azione Piper Niven su Anna Jay. Bulldog di Julia Hart e poi è andata a sbattere con la testa male Piper Niven sui bidoni della spazzatura. Nel frattempo sui ring sono rimaste solo Julia Hart e Anna Jay. Backbreaker e poi la sbatte. Attenzione, Julia Hart vuole eliminare Anna Jay, lo vedo, la carica. La strangola. La strangolate, ragazzi. Ma attenzione, Piper Niven si abbatte su Julia Hart, non gli permette lo schienamento. Anna Jay è salvata. Attenzione, Piper Niven. Che splashone su Julia Hart. 1, 2, 3. Julia Hart eliminata da Piper Niven. Questo non me l'aspettavo, ragazzi, non me l'aspettavo, anche perché non solo perché Julia Hart è la più in palla di tutte queste in questo momento, ma anche perché, attenzione, Anna Jay. E c'è le Sky Blue. Incredibile. Ecco, vedete perché vi ho detto che conta questo come match decisivo? Le Sister of Sin hanno dominato tutte le settimane contro nel match decisivo si sono fatte eliminare per prime addirittura. Vedete, il wrestling è anche questo. L'importante è poi fare quello che si pare, ma poi se deludi nel match decisivo finisce lì. Allora, di Julia Hart non me l'aspettavo perché, attenzione qui, Piper Niven si salta. Di Julia Hart io non me l'aspettavo perché scusatemi un attimo, qui è successo qualcosa che non doveva succedere, mi sa. Aspettate. E rieccoci qui, ragazzi. Lo so, ci siamo trovati in un'altra situazione, ma è andata a crescere ogni cosa. Appena ho detto c'è qualcosa non va, raga, è stata a crescere tutto. Quindi ho dovuto riavviare il gioco, rimettere i match per bene, quelli che non avevamo ancora trasmesso, e ho dovuto riniziare il match e cercare di riportare tutto com'era prima della fine. Quindi con lo schienamento di Julia Hart e Sky Blue. Chelsea Green dice no. Sì, lo so, ho dovuto fare un po' una roba brutta, purtroppo si è crashato, crashato di brutto. Meglio così che non vedere il match. Comunque Anna Jay e Sonruka sono andati a un passo prima di eliminare Chelsea Green e poi dopo Piper Niven. Ragazzi, sono loro le finaliste. Chi vincerà il titolo di coppia? Un doppio schienamento? Anna Jay risponde bene. E 3. Ragazzi, 2 contro 1. Chelsea Green e Piper Niven sono a un passo dal vincere i titoli di coppia della All Elite Wrestling, almeno di strane situazioni. Una Sonruka eliminata, ragazzi, è rimasta solo Anna Jay, una delle due campionesse di coppia. Scusate, scusate per sbaglio. Anna Jay, attenzione, il 2 contro 1. Provo di rapina.
Prova a fare una rapina. Ora o mai più. Attenzione. Una colpita. No, non ce l'ho fatta, ragazzi. Mi spiace, ma non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, ragazzi, mi dispiace. Rilascio Anna Jay il controllo. Provavo a fare una roba, un colpo gobbo per riportare in parità la situazione, ma niente. Come? Rotolo di nuovo fuori dal ring perché non ha preso il controllo di... Vabbè, Neva era andato a sbattere contro tutti. No, via. Oh, no. Immaginate, raga. Ecco perché, vedi, non mi ha ripreso il controllo. Siamo verso la parte finale dell'incontro, ragazzi. Giuseppe va a colpire Chelsea Green, ma appena riesce a ribaltare un colpo continua a essere colpita. Riporto tutti sui ring, raga, perché sennò qui si va un po' per le lunghe. Proviamo il colpo gobbo con Anna Jay. No, non ce l'ho fatta a girarsi in tempo. E allora lasciamo così. Rilasciamo Anna Jay il tutto. Un po' di interruzioni in questo incontro, tra il crash e un po' di robe. Qui andiamo alla chiusura. Insomma, ha colpito Chelsea Green. Massacrata Anna Jay. Massacrata davvero. Attenzione. Potrebbe essere la fine. 1, 2. Resiste nonostante tutto Anna Jay. L'orgoglio della campionessa, ma purtroppo la situazione è quella che è. Attenzione evita qui Anna Jay. Lampreter, eccolo, a segno. Ed è la fine, ragazzi, è la fine. Ci ha provato Anna Jay, ma vincono Chelsea Green e Piper Niven, che sono le nuove campionesse di coppia della All Elite Wrestling. Vittoria per loro, assolutamente meritata. Nuove campionesse di coppia, ragazzi. Chelsea Green continua nella sua bella stagione qui nell'Elite Wrestling dopo aver vinto la ONR Tournament. È anche campionessa di coppia della All Elite Wrestling. Molto bene, ma ora andiamo al prossimo incontro, ragazzi. Titolo TNT in palio. Kyle Fletcher, ovviamente accompagnato da Don Callis, contro Sami Zayn. Resa dei conti tra questi due, l'ultima volta Kyle Fletcher è arrivato dopo la vittoria di un match di Sami Zayn a Dynamite e l'ha colpito con la candlestick proprio nell'ultima puntata di Dynamite. Prima puntata tra l'altro del 2026, come questo è il primo pay-per-view del 2026. Vedremo un po' se Don Callis vedrà, diciamo, succedere la solita scena che ha visto da Takeshi, dall'altro suo protetto, che ha sconfitto Kata ed è diventato il nuovo campione dei pesi massimi del CMLL. E ora vediamo un po' come finirà questo incontro. Ricordiamo che il Fletcher doppio campione, oltre che campione televisivo della All Elite Wrestling, è il campione della Ring of Honor. The following contest is scheduled for one fall and is for the All-Star Television Championship.
E eccola qui, la protostar Kyle Fletcher, doppio campione come avevo detto sia EWTNT che della Ring of Honor, accompagnato chiaramente da Don Callis. Nel momento ci sono 3 cinture detenute da 2 uomini nella Don Callis Family. Stasera abbiamo visto appunto Takeshita col titolo del CMLL e ora vediamo anche chiaramente Kyle Fletcher, ma una delle 2 cinture stasera, ovvero quella TNT, può prendere il volo. Questo sempre se Sami Zayn riesce a vincere. Un Kyle Fletcher che sta facendo un regno da campione TNT davvero spaziale, sta respingendo tutti gli avversari e in generale anche con il titolo della Ring of Honor non se la cava male, visto che ha difeso la cintura a Wrestle Dynasty rappresentando la Ring of Honor. Sapete, non mi ricordo contro chi, forse contro Hiroshi Tanahashi. Attenzione, vado a controllare un attimo mentre entra il buon Sami Zayn. No, Hiroshi Tanahashi era andato per il titolo international contro Jay White. Ha sconfitto Mistico del CMLL, Kyle Fletcher, sì, a Wrestle Dynasty. Ma ecco qui ragazzi, the underdog of the underground, Sami Zayn, signori. Piotta occasione per lui, potrebbe vincere il primo titolo da quando è stato draftato dalla WWE all'AEW. Sami Zayn, amatissimo dal pubblico. Pubblico tutto per Sami. Ecco la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo TNT della All Elite Wrestling. Introducing the challenger from Montreal, Quebec, Canada, weighing in at 212 pounds, Sami Zayn, and his opponent from Sydney, Australia, weighing in at 205 pounds, the All-Star Television Champion and the Ring of Honor Champion, Kyle Fletcher. Carichissima la protostar, così come Sami Zayn e il suo avversario. Titolo TNT che viene alzato al cielo. E allora questo match può iniziare qui a Wrestle Dream. Devo dire, un grande spettacolo per il momento. Mi è dispiaciuto che in parte è stato un po' rovinato il match per i titoli di coppia femminile, ma perché mi è crashato e quindi abbiamo ho dovuto per forza di cose unire 2 match alla fine, perché è vero che avevo riportato la situazione come era prima del crash, però sarebbe stato molto meglio seguirlo tutto live senza troppe interruzioni. Poi ho provato a fare il coppo gobbo con Jay, me la potevo risparmiare, però va bene, lasciamo perdere. Comunque andiamo a commentare il match. Kyle Fletcher, ottimo inizio contro Sami Zayn, vuole chiaramente mantenere il titolo TNT ancora una volta. Kyle Fletcher contento. Don Callis, ma guardate che Dragon Rana di Sami Zayn. Insomma, Irish Whip o Spine Buster. Colpa ancora di Fletcher. Irish Whip, balta Fletcher.
Drop kick a vuoto qui. Ha sbagliato il tempo. Attenzione. Brainbuster. Devastante di Fletcher. Non me l'aspettavo, raga, davvero. Non me l'aspettavo così. E Sami Zayn. Here is your winner, and the new No, mamma mia. Non me l'aspettavo, per questo non avevo reagito troppo allo schienamento. Oh ragazzi, nel clamore generale, Sami Zayn sconfigge Kyle Fletcher. Ha stupito anche me, ragazzi. Ma Sami Zayn è il nuovo campione TNT. No, un match che allora, poteva dare tanto di più. È durato poco secondo me rispetto al resto. Ma così, sì, sono rimasto un po' senza parole effettivamente. Però Sami Zayn è il nuovo campione TNT, ragazzi. Un titolo la Don Callis Family stasera l'ha guadagnato, ma un altro l'ha perso. Ed era l'unico titolo della All Elite Wrestling, ragazzi. Va bene. No, raga, davvero, mi aspettavo un po' di più da questo incontro tra Kyle Fletcher e Sami Zayn. Mi aspettavo un bel matchone lottato. È stato bello finché è durato, quello sì. Però mi aspettavo un altro tipo di reazione da parte di Fletcher. Non ho fatto neanche un'interferenza con Don Callis. Ma va bene ragazzi, andiamo al prossimo match. Swerve Strickland contro Will Ospreay, Extreme Rules match, ovvero un match senza squalifiche. Un match tra due grandi ritorni per ciò che riguarda la All Elite Wrestling. Ma cosa hanno fatto questi due? Appena tornati si sono messi subito l'uno contro l'altro. Pause diverse tra i due, una più lunga e più corta, però si sono messi subito contro l'altro. E alla fine siamo arrivati a questo match a Wrestle Dream tra due persone che vogliono ritornare proprio sotto i riflettori diretti della All Elite Wrestling. Allora ecco Swerve Strickland, Wolf's House, Swerve House, prontissimo il caro Swerve, lui che è un ex campione mondiale della All Elite Wrestling, anche un ex campione international, quindi comunque ha un certo tipo di palmarès. Dall'altra parte anche Will Ospreay, Will Ospreay che ha vinto praticamente tutti i titoli in AEW tranne il titolo mondiale che ancora gli manca. Pronto Swerve? Manca solo l'ingresso del suo avversario Assassin Will Ospreay. and his opponent from England, weighing in at 231 pounds, Will Osborne.
E allora ragazzi, siamo pronti per questo Extreme Rules Match qui a AEW Wrestle Dream, la nostra seconda edizione del pay per view, quella dell'anno scorso. Swerve Strickland contro Will Ospreay, match tra due grandi ritorni sulla scena della All Elite Wrestling. Inizia decisamente bene Swerve Strickland. Side Slam, bella controffensiva di Will Ospreay. Swerve, what the move. Attenzione, Tiger Driver sulla scala, devastante ragazzi, con schieramento anche sopra. Marò, per una circostanza di cose se l'è beccata proprio sulla scala piena Strickland, una botta assurda, assurda. Se non la colpisce con lo Sledgehammer sarebbe orgoglioso. The Game a Triple H. Colpisce, sanguina su Strickland con questo destro violentissimo di Ospreay. Prende il tavolo che non useranno mai, infatti l'ha già buttato. Io non capisco, ma che ci vuole a prenderlo, aprirlo e poi quello che succede succede. Non lo aprono neanche il tavolo. Va bene, Eddie Chip ribaltata. Un vantaggio al momento su Strickland. Prende un'altra scala, ma questa volta la mette. Attenzione Ospreay. Pensavo voleva volare, infatti ecco che vola. Se ce la fanno voglio distruggere la scala con qualcuno, Boom. Attenzione. Sembrava una neckbreaker, invece ha ingannato tutti Will Ospreay. Prende la sedia, Swerve lo disarma, attenzione se lo carica. Scambetto di Will Ospreay. Attenzione, prende un altro oggetto Will.
Ha mancato per poco la scala. Attenzione. Un po' di confusione da parte di Swerve. Pele kick di Ospreay. Proprio lo schieramento questo Pele kick. Uno? Solo uno. E beh. Attenzione, no, niente da fare. Attenzione, prepara una Hidden Blade da Assassin's Creed a vuoto, perché Swerve si china in maniera perfetta e poi attenzione, finisce lì. Eh sì ragazzi, vola Swerve, bella roba, la volevo fare io, l'ha fatta lui. Bella roba, rotta la scala con Will Ospreay. Distrutto Ospreay alla schiena. Ferisce su Strickland. Lo volevo fare io davvero quella roba, perché di solito non lo fanno sempre. Grande Swerve, di cuore, è stato di cuore il buon su Strickland. Attenzione, ora va a sbatterlo lì. Prende la handstick. Lo voleva colpire lanciando la sedia o Swerve, ma Ale, grandissima esecuzione. Dovrebbe provare uno suo stomp. Effettivamente Ospreay è ancora più difficile. Forse cambia adesso. No, si rialza ancora. Allora torna. Attenzione, si fa prendere la seconda Tiger Driver. 1, 2 e Swerve dice no. Grondante di sangue dalla fronte. Attenzione Ospreay. No. Voleva provare una Hidden Blade, ma si è accorto subito che Swerve si è rialzato. Ora prova. No, si rialza ancora. È già la seconda volta vuol provare la Hidden Blade, ma Swerve certo potrebbe anche provare al paletto più vicino, quell'altro, quello a destra, ma va bene. Fuori dal ring va a finire Swerve. Prende la candlestick, dice rialzati che te ne do delle altre. Poi corre in maniera minacciosa e colpisce Swerve pieno con la candlestick. Ancora una volta non riesce a evitare il colpo Swerve. Spezzata in testa, sulla fronte con tutta la violenza in corpo. E poi che mossa ragazzi, che contromossa di Ospreay. Bel match ragazzi tra Swerve e Ospreay. Nessuno dei due vuole cedere all'altro. Attenzione, Codebreaker, una versione modificata. Ce ne ho. Swerve può provare una mossa finale. Lo sento, lo prende e no, evita Ospreay, evita tutto Ospreay. Fisce ancora. Poi lo lancia. Ospreay vuol provare, ecco. No, voleva provare una Hidden Blade, ma questo ne incastra lì la sedia, vediamo un po'. Cosa ha in mente il buon Will? Niente di che in realtà. Gli dava noi alla sedia, ha perso un po' di tempo. Swerve ancora, non cede. Per un momento veramente brutto per lui. Gran match tra i due. Attenzione, Ospreay è carichissimo, vuol provare la Hidden Blade, ecco che la carica e lo colpisce. Hidden Blade a segno, la lama celata. 1, 2, sverva ancora, resiste. Allora Ospreay lo prende, attenzione, la vuol chiudere. Lo carica. È finita ragazzi, è finita.
1, 2. Oh, pazzesco ragazzi, pazzesco. Allora vediamo Ospreay, prende la sedia, la toglie, non si sa bene che cosa vuole fare Ospreay, ma Swerve Strickland si rialza, evita, no, voleva provare una mossa springboard ma è stato preso da Ospreay. E poi attenzione, evita qui Swerve, attenzione, fierisce sulla gamba di Ospreay e poi sul braccio. Ginocchiata a vuoto. Che meccione ragazzi, attenzione, Swerve lo carica, attenzione, potrebbe essere la fine. Prova lo schienamento infatti Swerve. 1, 2, mamma mia che match che stanno tirando fuori questi due fenomeni del ring. Sanguina anche Will ora, entrambi distrutti comunque. Guardate Swerve come si rialza a fatica, evita Ospreay, ribalta ancora, attenzione Ospreay è pronto, secondo me vuol preparare una mossa finale, è pronto, è carico, eccolo, lo solleva ma Swerve dice no, Swerve dice no, pazzesco. Che stompona, attenzione qui, 1, 2 e 3. Swerve Strickland sconfigge Will Ospreay al termine di un match pazzesco ragazzi, pazzesco. È Swerve che ha l'ultima parola nel match decisivo, nella faida tra questi due, e ora vedremo cosa riserverà il futuro a Swerve, che però si indica la vita, se avete notato, e questo di solito vuol dire voglio una cintura. Ma vedremo un po' che cosa succederà. Tuttavia questa grande vittoria sicuramente lo lancia in alto. Scusate per la schermata nera, ma mi si sta scaricando il joystick. Ok, molto bene ragazzi, prossimo incontro torniamo con un match titolato. Per il momento, aspettate un attimo, sì, per il momento praticamente tutti quelli che avevano un titolo in palio, compreso qui che non compare la scritta ma perché era lasciato il gioco, tutti i titoli per ora sono passati. È passato il titolo dei pesi massimi del CMLL con Okada che ha perso il titolo contro Takeshita. È passato il titolo di coppia femminile che Anna Jay e Suruka hanno perso le cinture a favore di Chelsea Green e Piper Niven in questo 3-way match a eliminazione che comprendeva anche Julia Hart e Sky Blue. E Sami Zayn è diventato il nuovo campione TNT sconfiggendo Kyle Fletcher. Adesso abbiamo il titolo TBS in palio. Kris Statlander, la Cosmic Girl Killer, difende dall'assalto della Fallen Goddess Athena. The following contest is scheduled for one fall and is for the All-Star Women's Television Championship. Kris Statlander che ha iniziato il suo regno strappando la cintura, niente po' di meno che Jamie Hayter, che è una 2 volte campionessa TBS. Questo è successo a AEW Halloween Havoc. Mentre noi siamo qui a Wrestle Dream, primo pay-per-view dell'anno, in generale della nostra Universe Mode. Sì. Perché l'ultimo del 2025 è stato, anche se non era un pay-per-view ma era una puntata speciale, è stato soltanto The Next Main Event della WWE. E quindi
dopo abbiamo come al solito il pay per view della All Elite Wrestling. Infatti eccola qui, Kris Statlander, arrivata inizialmente debuttando quest'anno in Elite Wrestling nella categoria di coppia insieme a Willow Nightingale, e poi è arrivata a confrontarsi contro Jamie Hayter per il titolo TBS, il titolo che è riuscita a strappargli. Ed è carica Kris Statlander. Era il momento di l'ingresso della sua avversaria, la Fallen Goddess, ex campionessa della Ring of Honor e ex campionessa di coppia della All Elite Wrestling, Athena. Eccola qui la Fallen Goddess che avanza, grande occasione per lei. Se non sbaglio, ora vado a controllare proprio giusto 2 secondi, questa è la seconda volta che Athena ha la possibilità in pay per view, perché, ora aspetta, vediamo per bene, Allora, è la prima volta che è la seconda volta in pay per view che ha una possibilità per il titolo TBS, perché se mi ricordo bene, infatti non mi ricordo bene, mi sembrava che aveva avuto una possibilità per il titolo TBS di già in pay per view, però non mi ricordo sinceramente quando. Non mi ricordo quando, però vabbè, queste sono robe che lasciano il tempo che trovano. La grafica ci ricorda che questo match è valido per il titolo TBS. Kris Statlander alza la cintura, è orgogliosa. Samantha Irving ha finito con l'annuncio di dito e ora possiamo iniziare. Athena contro Kris Statlander per il titolo TBS qui a AEW Wrestle Dream. Inizia l'incontro. Inizia molto bene Athena. Athena che nell'ultima puntata di Dynamite, se vi ricordate, ha affrontato un tag team match che ha un po' unito sia questo match sia il main event che vedremo, ovvero Lane Asset tra Liv Morgan e Becky Lynch valido per il titolo mondiale, perché infatti ha fatto squadra appunto proprio con Liv Morgan, Athena contro Kris Statlander e Becky Lynch. La vittoria era andata a Statlander e Lynch. Kris Statlander con la sua potenza. Tra l'altro Athena da quell'incontro di coppia ha subito un leggero fastidio fisico, infatti se avete notato è iniziato il match con il bus già giallo nell'indicatore dei danni. Attenzione. Culla improvvisa.
German suplex. Si lascia fermare dal guaio fisico Athena, ma cade qui nella trappola Statlander. No, serie di gomitate. Lanciata sul ring Athena. Azione Statlander. No, va a vuoto. Va a vuoto. E allora la prende Athena, che la sbatte con la testa contro il paletto. Poi va a inserire. No, attenzione, gomitata. Lancia Irish Whip. Ribalta la Fallen Goddess. Calcione. Ancora Chris Statlander in difficoltà, la campionessa TBS. Tuttavia ora contromossa. Oh, ginocchiata in pieno volto, in corsa con la Statlander. Forse vuole provare un 4,50 e infatti 4,50 splash. 1, 2, Athena dice no. Ancora prova a sollevarla con la sua potenza la Statlander. Oh, e alza le ginocchia. Ai ai. Serie di calcioni. Un po' indecisa sul da farsi. Evita qui l'iniziativa. Attenzione Statlander. Tombstone Pile Driver. Devastante. Ora la trascina lontana dalle corde per provare lo schienamento. E infatti attenzione, potrebbe essere il primo checkpoint. 1, 2. Dice no Athena. Resiste ancora. Evita ora Athena, attenzione. Irish Whip. È più veloce Statlander adesso. Calcione che va a segno. Attenzione, ribalta Athena. Evita la mossa speciale della Statlander e poi va scusate di Athena, e poi comeback di Statlander. Attenzione, se la carica ancora. Oh, devastata da questa powerbomb. Rotola fuori dal ring, ma la Statlander gli è ancora addosso dalla terza corda. Poi vola, mamma mia che moonsault, fantastica esecuzione di Chris Statlander. Athena sembrava impazzita dalla foga agonistica. Prende un po' di fiato. Attenzione. No, è più veloce Statlander qui. Ma stiamo a... No, aspetta, è tornata il conteggio. Attenzione qui. La schianta.
contro la barriera protettiva che divide il pubblico, fino a inserire, evita Tina e poi shoulder block, evita anche Tina però con un calcione in pieno viso. Poi è lenta in questo momento Tina, è veramente lenta, e attenzione sta mossa devastante fuori dal ring, dove fa più male, signori. Ribalta ancora Tina, sale sul ring, ma come avevo detto in questo momento dell'incontro è veramente lentissima. Che mossa. Statlander, attenzione, vuole andare alla chiusura, Tina non ce la fa più da un bel po', la prende, oh, ribalta la Thompson, ribalta il tentativo di Thompson, followaway slam, con tentativo di schieramento, ma l'arbitro qui ha perso un po' di tempo, neanche uno, incredibile. Ancora serie di gomitate con una Tina che non si arrende, ma è in grossa difficoltà. Attenzione, cosa fa la Statlander? La solleva, backbreaker, non ha finito, secondo backbreaker. Attenzione, Statlander può provare il 450, potrebbe essere la fine. Evita Tina. Attenzione, body slam, no, ribalta Statlander, una DDT. Che match ragazzi tra Tina e Kris Statlander, valido per il titolo TBS. Colpisce a Tina. Attenzione, body slam a segno, sale, attenzione, forse è pronta la nostra finale, la on face, a segno, potremmo avere un nuovo campionessa TPS, ma 1, 2, attenzione, la prende e la schianta ancora, ribalta Statlander, attenzione, la solleva, mamma che meccione, stanno tirando su a Tina e Kris Statlander e la schianta ancora all'indietro. Momenti importanti dell'incontro, si vanta Kris Statlander e poi è pronto a partire, a segno, Tina ha qualcosa da ridire, calcione, attenzione, STF, la vuol sottomettere, Statlander in difficoltà e cede Kris Statlander a Tina, è la nuova campionessa AW TBS. Che vittoria e che match! All-Star Women's Television Champion ATM. Che vittoria per Athena ragazzi, bella vittoria, finisce il regno di Kris Statlander, ma che matchone incredibile ragazzi. Bella vittoria per Athena, che festeggia una nuova campionessa da queste W Wrestle Dream. C'è da dire che sta cambiando molto ciò che riguarda il sistema di cinture, non solo delle W ma anche del CMLL, con Takeshita che ricordiamo ha sconfitto Kade ed è diventato il campione di pesi massimi della federazione.
Adesso però altro match titolato titoli di coppia, ancora una volta, ma questa volta al maschile. Adam Copeland e Darby Allin difendono le cinture dall'assalto dei Death Riders, rappresentati questa volta da Pac e da Claudio Castagnoli. Tornato tag team match ovviamente. L'ultima puntata, il main event della prima puntata dell'anno della AEW, il main event è stato appunto i Death Riders al completo, ovvero oltre a Castagnoli e Pac anche Jon Moxley contro appunto Adam Copeland, Darby Allin e Seth Rollins. Ovviamente Seth Rollins e Jon Moxley che si affronteranno più tardi con il titolo della New Japan in palio, non con quello dell'AEW, non con quello mondiale dell'AEW. Hanno vinto i Death Riders, ma come sappiamo oggi questi sono gli scontri davvero decisivi, perché qui siamo a Wrestle Dream e ecco che entra il primo, Darby Allin, quel pazzo di Darby Allin, uno dei due campioni di coppia della All Elite Wrestling. Introducing the champion. Svanta Darby, From Seattle, Washington. gran personaggio. Weighing in at 175 pounds. One half of the All-Star World Tag Team Champions. Darby Allin. Sì, l'annunciatrice è andata molto lunga, molto lunga, ma vabbè. Ecco qui il compagno di Darby Allin, scusatemi, la Rated R Superstar, la Superstar vietata ai minori, Adam Copeland. I due hanno sconfitto gli Young Bucks per vincere queste cinture. And his partner from Toronto, Ontario, Canada, weighing in at 242 pounds, one half of the All-Star World Tag Team Champions, Adam Coleman. Eccolo qui Adam Copeland, ragazzi, carichissimo, vuole difendere chiaramente le cinture insieme al suo compagno Darby Allin dall'assalto dei crudi Death Riders, che adesso fanno il proprio ingresso. Claudio Castagnoli e Pac, eccoli qui, ragazzi. And a combined weight of 449 pounds, the Rough Riders. Eccoli qui i Death Riders, già stati campioni di coppia, Pac e Castagnoli nella passata stagione. Non sono riusciti poi a trionfare per ciò che riguarda i titoli singoli, hanno avuto qualche opportunità, però vogliono vincere per la seconda volta le cinture di categoria. Pac e Castagnoli, lo svizzero e l'inglese. Vediamo un po', ecco qui la grafica, eccola qua, che ci ricorda. Questo match è valido per i titoli di coppia della All Elite Wrestling, detenuti da Adam Copeland e Darby Allin. Cinture alzate al cielo e direi che possiamo iniziare questo match. Verso la parte finale di Wrestle Dream, che è stato un po' per giù decisamente importante, almeno dal punto di vista dei risultati, bello anche da quello dei match, devo dire, ho visto dei bei matchoni. Fatemi sapere come sempre, ragazzi, nei commenti cosa ne pensate, cosa non ne pensate, e chiaramente se vi piacciono i miei contenuti mettete like e iscrivetevi al canale. Vantaggio per il momento, campioni di coppia. Ma il match è appena iniziato, signori.
Death Riders che vogliono far compagnia a Moxley, ricordiamo attualmente doppio campione, sia mondiale sia IWGP, i pesi massimi della New Japan Pro Wrestling. Vogliono far compagnia chiaramente alzando le cinture tag team. Ma Darby Allin e Adam Copeland si sono dimostrati una gran coppia. Infatti aver detronizzato il lungo secondo regno degli Young Bucks mostrano davvero un'alchimia incredibile e un'affinità abbastanza importante. Pac è rimasto sui ring insieme ad Adam Copeland, sta subendo l'iniziativa, attenzione l'inglese a vuoto, a vuoto. Pensava forse di prendere uno slancio molto più importante per riuscire a colpire Adam Copeland, ma niente da fare. Nel frattempo serie di calcioni, pugno, sanguina Pac, grossa difficoltà c'è da dire oggi Pac. Attenzione Darby Allin, che mossa su Castagnoli, prova lo schienamento, 1, 2, dice no Claudio, però ragazzi c'è una prestazione che stanno facendo Darby Allin e Adam Copeland incredibile, se li stanno mangiando Pac e Castagnoli, se li stanno davvero mangiando. Prova lo schienamento qui, 1, 2, no. Mamma mia, che evoluzione di Pac, che è andato poi a colpire Darby Allin fuori dal ring, in maniera davvero fantastica. Provano a rimettere in carreggiata il match Death Riders, che più di li vede altamente sfavoriti dalla prestazione. Castagnoli, ginocchiata, ma Darby Allin evita Castagnoli e poi abbatte Darby. Sanguina Castagnoli come il suo compagno Pac. Pac ce ne ha per tutti e due. Darby vola ma evita Castagnoli sapientemente. Attenzione, Adam Copeland è pronto per la spear, che trancia Pac in due, potrebbe essere la fine. Attenzione Castagnoli, riesce in tempo a salvare il suo compagno. Questa poteva essere proprio la mossa da KO. Attenzione perché i Death Riders stanno lentamente, secondo me, rimettendosi in carreggiata. Ancora però di strada ce n'è da fare e forse non la faranno, ma non gli voglio portare male. Attenzione Castagnoli, l'aeroplanino svizzero. Boom! Prova lo schienamento, Pac ha buttato fuori dal ring Adam Copeland. Ragazzi, vicini sono andati, poi è il momento giusto l'hanno buttato fuori dal ring Pac, ottima cross line. Attenzione, annulla il clinch. Oh, doppia mossa. Ragazzi, questi siamo alla fine. Vuoto qui Darby Allin. Poi arriva Adam Copeland a colpire Pac.
a vuoto Castagnoli, sbaglia le misure. Attenzione, Adam Copeland rompe la presa di Pac e lo ribalta. Attenzione, Darby è pronto a volare e abbatte Castagnoli. Rimangono sul ring Copeland e Pac. Attenzione qui. Attenzione, powerbomb su Copeland. Tiene a inserire The Bastard Pac. Castagnoli gettato dentro il ring. Enziguri kick, attenzione qui. Proprio lo schienamento su Copeland. 1, 2, no. Attenzione Pac. Vola! Incredibile! Che mossa! Attenzione Pac, vuol provare la mossa finale su Copeland e la mette a segno. Nel frattempo Pac sta tenendo Castagnoli. No, stavo dicendo Castagnoli sta tenendo occupato da Biale, ma poi si è lanciato, si è liberato e lanciato. Attenzione, Darby è rimasto in 2 contro 1, anche se Adam Copeland si è già ripreso. Pac prova lo schienamento Castagnoli, ma Pac non ha fatto buona guardia. Attenzione, qui potrebbe essere la fine. 1, 2, no, Pac dice no. Resistono i Death Riders. Ce l'ha per tutti e 2 Castagnoli. Allontana, attenzione, dalla corda. Bella questa huracanrana bassa di Pac, momento di vantaggio dei Death Riders che hanno rimesso decisamente in carreggiata l'incontro. Avevano iniziato in maniera mostruosa per fine di coppia, poi hanno iniziato a perdere sempre più colpi. La seconda volta Castagnoli va a vuoto con questa mossa. Attenzione, Darby prova a sottomettere Castagnoli. Attenzione, no, si ribalta tutto Claudio. Potrebbe essere la fine, poi Spear su Pac. È finita ragazzi, no, Castagnoli. Ragazzi, Castagnoli provvidenziale Castagnoli. Che meccione stanno facendo i Death Riders contro Adam Copeland e Darby Allin. Valido per i titoli di coppia. Ragazzi, uno dei meccioni che abbiamo visto in questo pay-per-view che non ha deluso, direi, le aspettative, almeno secondo me no. Poi ripeto, fatemi sapere nei commenti. E mancano ancora i 2 match principali, diciamo, tra virgolette. Attenzione, Pac prova il colpo gobbo. 1, 2, 3. Finisce il regno di Adam Copeland e Darby Allin. Claudio Castagnoli e Pac sono i nuovi campioni di coppia. Per la seconda volta Castagnoli e Pac sono campioni di coppia della All Elite Wrestling. Hanno fatto un match incredibile, aumentando sempre di più, salendo sempre di più, e alla fine sono andati alla vittoria. Ragazzi, Death Riders adesso hanno 4 titoli, diciamo 3, perché i titoli di coppia sono 2 ma valgono 1,
più il titolo dei pesi massimi WGP e il titolo mondiale W di Jon Moxley. Grande, grande vittoria di Pac e Castagnoli. Io li devo per sfavoriti, però questo prima di vedere l'andamento dell'incontro, però. Allora ragazzi, siamo pronti? Penultimo match di questo Wrestle Dream. Ora la sfida è valida per il titolo dei pesi massimi WGP, ovvero il titolo più importante della New Japan Pro Wrestling. 2 out of 3 falls, ovvero un match al meglio delle 3 cadute, ok? E non solo, perché questo è un match anche tra due persone che si conoscono molto bene e che per la prima volta quest'anno, dopo l'arrivo di Seth Freaking Rollins in AEW dal draft con la WWE, si sfidano e si affrontano. The following contest is a 2 out of 3 falls match and is for the International Grand Prix World Heavyweight Championship. Non c'è il titolo mondiale della All Elite Wrestling in questo pay-per-view, era un po' che non succedeva, ma beh sì, c'è il titolo dei pesi massimi, ecco qui che Moxley porta sulla spalla, nell'altra mano porta il titolo mondiale dell'AEW, lui che è il doppio campione, che meccione a Wrestle Dynasty, quell'Iron Man match da 20 minuti finito su 6-5, grande vittoria di Moxley contro The Great Muta, Keiji Muto, main event ovviamente di Wrestle Dynasty, uno dei match più belli che abbiamo trasmesso, almeno a mio gusto devo dire, e ecco qui che sono prontissimi e carichi ragazzi. Guardate là che imponenza Jon Moxley con le 2 cinture, fantastico, ma rischia di perderne una contro uno dei suoi grandi amici fraterni, grandi amici del passato, mettiamola così. Ora c'è solo rivalità che scorre tra di loro e ecco che sta entrando Seth freaking Rollins. Seth Rollins che ha perso un paio di occasioni importanti, ok? Poteva già diventare, ha perso l'occasione di vincere l'Owen Hart Tournament, eliminato da Takeshita, me lo ricordo, ok? E poi diciamo c'è stata un Elimination Chamber che poteva vincere, poteva diventare campione della All Elite Wrestling, ma non ci è riuscito. Adesso occhi al titolo della New Japan Pro Wrestling. In realtà Seth Rollins è rappresentato per quello dell'AEW, ma Jon Moxley gli ha semplicemente sbattuto in faccia la verità, cioè gli ha detto che le occasioni c'erano, le ha perse, se vuole andare contro di lui, visto che lui voleva lottare contro Seth Rollins, sarà per il titolo della WCW. E lui comunque non se l'è lasciato sfuggire questa occasione di comunque poter vincere uno dei titoli mondiali più importanti nel panorama del pro wrestling internazionale. E ora ragazzi, siamo pronti. L'ultimo match di Wrestle Dream prima del grande main event, l'Hell in a Cell tra Becky Lynch e Liv Morgan per il titolo mondiale femminile della All Elite Wrestling. Introducing the challenger from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds, Seth freaking Rollins. And his opponent from Cincinnati, Ohio, weighing in at 225 pounds, the International Grand Prix World Heavyweight Champion and the
Lee. Ragazzi, siamo pronti, siamo carichi, ricordiamo, è un match che ovviamente bisogna fare almeno 2 schieramenti sui 3 potenzialmente disponibili totali tra tutti e due, diciamo, gli avversari. Una simulazione che usiamo spesso in realtà quando mettiamo in palio i titoli mondiali delle altre federazioni, quando ci capita. Ora, a parte questi sono casi rari, però quando ci capita e facciamo i vari eventi, diciamo, interfederazione, ne abbiamo fatto a parte i 2 Wrestle Dynasty, abbiamo fatto quello con CMLL, Fantastica Mania, qui c'era anche la Ring of Honor, insomma, poi le abbiamo fatte. Però inizia molto bene Seth Rollins, Moxley in difficoltà. Oh, ha evitato qui Jon Moxley. Ragazzi, prestazione di Seth Rollins in questo inizio match, tutto con lui pubblico, sanguinante. Moxley deve reagire, il doppio campione, se vuole essere ancora doppio campione al termine di questo Wrestle Dream. Però ribalta tutte le mosse. Seth Rollins, lanciato fuori dal quadrato. Come sale sulla terza corda. Seth Rollins continua nel suo momentum a vuoto Jon Moxley, ma non riesce a imbastire un'offensiva concreta, almeno fino a questo momento. Attacca ora Moxley. Exploder suplex. E anche uno, beh, provato un po' presto secondo me. Serie di gomitate. Seth Rollins evita Moxley, lo morde in fronte piena. Proprio barbaro Jon Moxley. Ginocchiata. 1, 2, niente. Meglio Seth Rollins ancora, ovviamente. Moxley sta provando, ma sta subendo troppe iniziative in questo incontro per il momento. Certo, abbiamo visto i suoi compagni Death Riders nel match con i titoli di Open Palio iniziare in maniera veramente, l'avevo detto all'inizio, se li stanno mangiando, avanti 40 anni se li stanno mangiando, poi alla fine picchia e mena, vai avanti, salvataggi provvidenziali nei momenti giusti, e alla fine Castagnoli e Pacca hanno vinto tutti i difetti, hanno battuto ancora lamentabile. Può andare così. Ribalta con Irish Whip. Poi attenzione, Enziguri, fantastico questo Enziguri kick.
Attenzione, Seth Rollins, mi sa che vuol provare un pedigree. Oh, niente, ribalta. Attenzione, Test Driver. Aia, sangue anche Seth Rollins. Ha ribaltato un possibile mossa importante. Dice no, Seth. Era probabilmente uno stomp da parte di Seth Rollins. Abbatte Rollins. Notalo fuori dal ring però per prendere un po' di fiato. Moxley però gli è subito addosso, lo aspettava. Ginocchiata bassa. Colpisce. Attenzione, una culla improvvisa. 1, 2. Ancora 0-0 tra Seth Rollins e Jon Moxley. Match valido per il titolo dei pesi massimi IWGP, cioè il titolo mondiale della New Japan Pro Wrestling. Prova lo schieramento qui. Moxley, 1, 2. Ha approfittato di Seth che sta andando a schiantare per terra. Ribalta, calcione basso. Ole. Respinge Moxley. Crossline ad abbattere Rollins. Attenzione, forse appunto un altro death driver. È la seconda. No ragazzi, primo punto va Moxley. 1, 2. Seth Rollins riuscito a 2 death driver, incredibile. Viene Moxley, è carico, lo mira, a vuoto, e poi il comeback di Rollins. Olè! Prova lo schieramento. 1, 2. No. Si dispera Seth. Attenzione, una pedigree a segno. Potrebbe essere il primo punto per Rollins. 1, 2. Ancora Moxley che dice no. Lo prende con questa culla improvvisa. 1, 2. Che match ragazzi, tra Seth Rollins e Jon Moxley. Match estremamente sentito. Colpo d'avambraccio brutale come sempre Jon Moxley. Colpisce. Lo può sottomettere, ma no break perché i piedi erano sulle corde. Si è salvato Moxley. Momento di vantaggio per Rollins. Si vanta Seth. Bella lì ragazzi. Che mossa di Seth Rollins. Attenzione Seth, poi è pronto per una frog splash. Eccola, a segno. 1, 2. Ancora una volta Moxley ragazzi. D'altra parte non è campione mondiale della All Elite Wrestling e della New Japan Pro Wrestling a caso. Attenzione, lo stomp. Lo ribalta Moxley. Ribalta lo stomp di Seth Rollins con una cutter. 1, 2. Mamma mia, che match. Che match qui a Wrestle Dream tra Jon Moxley e Seth Rollins.
Attenzione. Oh, la death driver. È la terza che va a segno. Attenzione. 1, 2, 3. Il primo punto. Quindi il primo punto è andato a Jon Moxley, gli serve un altro schienamento, sottomissione per vincere questo match, mentre Seth Rollins ha bisogno di 2 schienamenti adesso, o più sottomissioni, ma per il suo stile direi più 2 schienamenti. Seth vola e abbatte Moxley. Dice no Moxley. Ragazzi, hanno cambiato tutti i titoli in questo pay per view. Seth ha sbagliato il Moxley a vantarsi. Non se l'aspettava un guizzo così rapido. Ma poi una Lotus Express. Entrambi grondanti di sangue dalla fronte. Spinebuster. Rotola fuori dal ring. Sale ora. 5 stelle piene, ma direi, mamma mia. Tra l'altro gocciola. Si inizia a gocciolare per terra. Guardate se lo vedete. Attenzione al pedigree. Fuori dal ring. Devastante. Entrambi distrutti, ragazzi. Davvero il ring è davvero per terra, si sgocciola sangue ovunque tra Moxley e Seth Rollins. Si inizierà a macchiare anche il ring. Se ne Moxley respinto da Rollins. Lo stomp. E stavolta va a segno. Stavolta va a segno la mossa finale di Rollins. 1, 2. Incredibile Jon Moxley. Incredibile. Pensavo era fatta a questo punto. Lo abbatte. Attenzione la seconda stomp. A segno. 1, 2 e 3. 1-1 tra Jon Moxley e Seth Rollins. Pazzesco, ragazzi. Chi mette a segno il prossimo schienamento vince il match e sarà il prossimo campione dei pesi massimi IWGP. Cioè il prossimo sarà, se dovesse vincere Moxley rimane lui, ovviamente. Rotola Seth Rollins fuori dal ring, si allontana da una possibile minaccia ma rimane comunque in zona. Si è lanciato proprio a caso qui Moxley, Qui Moxley si è lanciato proprio a caso. Pile driver, orca che botta. Attenzione, lo prende e lo vuole strangolare. Attenzione, potrebbe essere la fine qui per Seth Rollins. E cede Seth Rollins. Vince Jon Moxley 2-1 ed è ancora lui il campione mondiale dei pesi massimi IWGP. Here is your winner and still the International Grand Prix World Heavyweight Champion, John Moxley. Ancora una volta doppio campione Jon Moxley. Respinge la minaccia Seth Rollins.
chiude un conto di sospeso personale che durava davvero da tempo. Niente da fare per Seth Rollins, gran match, ma Jon Moxley è stato superiore. Ora, lasciate perdere la grafica che non so come mai a volte quando metto Liv Morgan con il secondo abito è diversa. Ecco quella vera, Becky Lynch contro Liv Morgan. Allora, main event storico, perché il primo main event, tutto il femminile della All Elite Wrestling nella mia Universe Mode di un pay per view. Era già successo in generale con la Royal Rumble femminile, se vi ricordate, la passata stagione, WWE. Ora succede questa volta. Becky Lynch, la campionessa, difende contro Liv Morgan, che si è meritato questa chance ad Halloween Havoc. Sarà un Hell in a Cell, perché io quando faccio le cose le voglio fare per bene. Ecco qui l'ingresso della campionessa in carica, The Man, Becky Lynch. Una Becky Lynch che da quando è arrivata quest'anno, dopo il draft, al primo match è entrato nel Gauntlet match come, diciamo, partecipante misterioso. Gauntlet match a 8 partecipanti. L'ha vinto a eliminazione ed è diventata campionessa TBS. Poi, quando ha perso la cintura contro Jamie Hater, è andato all'assalto del titolo mondiale e l'ha vinto in un 3-way match che comprendeva l'attuale campionessa Saya Kamitani, campionessa dell'epoca, e Mercedes Monella, sì, io. Niente da fare per entrambe, ha vinto Becky Lynch. Dall'altra parte Liv Morgan ha sconfitto Giulia in un number one contender match a AEW Halloween Havoc. Ci ho dovuto pensare un attimo. Ed è qui presente. Ovviamente le due si sono scornate pesantemente durante le puntate di Dynamite. Ed eccola qui, Liv Morgan, ragazzi. Le due si erano già scontrate la passata stagione in WWE. Parliamo di due persone con un palmarès importante. Liv Morgan è stata campionessa mondiale in WWE. Becky Lynch sempre in WWE, 2 volte campionessa mondiale, quindi comunque poi se aggiungiamo il titolo mondiale vinto in AEW questa stagione, insomma un palmarès impressionante di The Man. D'altra parte Liv Morgan vuole salire sul tetto del mondo della divisione ancora una volta, ma questa volta in All Elite Wrestling. Ecco la grafica, ci ricorda che questo match è valido per il titolo mondiale della All Elite Wrestling, massimo titolo della divisione femminile. And her opponent from Dublin, Ireland, the All-Star Women's World Champion Becky Lynch. Un traguardo importantissimo per entrambe, non solo ovviamente, cioè dopo il draft queste due sono arrivate e in poco tempo hanno raggiunto risultati importanti, oltre alla partecipazione a questo storico main event, tutto il femminile, main event che inizia ora con la gabbia che cala, Hell in a Cell, ovviamente è permesso tutto, nessuna squalifica. Iniziamo l'incontro, ragazzi. Becky Lynch contro Liv Morgan, match valido per il titolo mondiale della All Elite Wrestling. Si parte subito fuori dal ring, serie di colpi. Liv Morgan, speriamo vanno subito a sfondare. Ecco, brava Liv, brava, è andata a sfondare subito quella parte là, così almeno si sale sulla gabbia subito, perché insomma continua Liv Morgan a pestare Becky Lynch, ma ora Becky Joe Breaker. Impalla, ragazzi, impalla Liv Morgan l'occasione di quelle ghiotte, lo sa perfettamente. Ancora sbattere contro la grata, dai, qualche altra botta
Secondo me viene giù, Lanciata via, scaraventata. Per il momento tecnica poca, armi zero. Stanno continuando a menare in maniera personalissima a bordo ring in questo Hell in a Cell match. Joe Breaker lanciata sui ring. Ha deciso che gli basta Liv Morgan. Gli cammina sopra con nonchalance, ma Becky Lynch è in piedi, attenzione qui. Battuta con la testa, se l'è messa sopra. Oh. Dice no Becky. Va a battere un comeback. Si vanta Liv Morgan. No, aspettate, scusatemi. Faccio una piccola intromissione. Non perché voglio fare roba, ma perché voglio riportare la situazione in questa zona qua. Perché tanto è in questa zona qui che si va a sfondare la gabbia. Vai. Possiamo... Oh. No. Becky dice no. Oh. E si va a sfondare. Ok, aspettavo questo, ragazzi. E ora vai con la sfida sul tetto. Oh, rieccomi ragazzi, scusate se avete sentito questo rumore, questi starnuti veramente fastidiosi, ma sicuramente un colpo incredibile, pensavo di farne uno appena, comunque sta a tutto, mi discolpa, tra l'altro spero non mi abbia subito troppe nel frattempo per gli amici perché pensavo di avergli ridato il comando e invece nulla. Vabbè, viziato un po' sto match da questo momento di mio grosso problema. Comunque sono andati a sfondarsi proprio lì nella parte centrale
dove può cedere il tutto. Vediamo un po' che cosa succede, ragazzi. Oh, attenzione, esplode il suplex. Alla prossima botta, quella grata, ve lo dico io. Vedi Morgan si rimette in piedi, meccione sulla cima dell'Hell in a Cell di questo primo main event femminile della nostra Universe Mod, signori. Continua Liv Morgan a colpirsi, ragazzi, si stanno massacrando, ma com'è giusto d'altra parte che sia un Hell in a Cell. Liv! Sono nella parte pericolante della struttura. Non sembra cedere ancora, ma attenzione qui su Oblivion in preparazione. Ribalta Becky Lynch. Ha provato a sottomettere, ma sta bene che fuori dalla struttura gli schienamenti non valgono. Cioè, solo sui ring. Attenzione, Manhandle Slam. È stata fortunata Liv Morgan. Cioè, si è beccato una botta incredibile. Però almeno... Oh! Non so quanto ancora potranno resistere. Sia loro sia la struttura. Scambio di pugni. Ragazzi, sulla cima della gabbia tra Liv Morgan e Becky Lynch. Che main event! Questo AEW Wrestling Dream 2026, primo pay per view della nostra Universe Mod dell'anno. Si vanta Becky. Prova ancora a danneggiare gli arti inferiori. Attenzione che anche un'altra parte della struttura sta cedendo. Ogni colpo potrebbe essere il prossimo, con cui cede la struttura. Ah, ma che prestazione Liv Morgan e Becky Lynch. Oh, attenzione qui. Liv Morgan precipita dalla cima della gabbia. Potrebbe essere finita, ragazzi. 1, 2, incredibile come ha fatto a kick outare Liv Morgan qui. Incredibile, incredibile. Si torna al centro del ring. Attenzione, il comeback di Liv Morgan, che ricordiamo è appena precipitata dalla cima della gabbia, ma la sua voglia di vincere la cintura è più grande di qualsiasi cosa. Attenzione qui. 1, 2, Becky Lynch.
Oh, qui l'ha messa KO, ragazzi, potrebbe essere la fine, signori. 1, 2, 3. Liv Morgan sconfigge Becky Lynch al termine di un Hell in a Cell pazzesco, pazzesco, e diventa la nuova campionessa mondiale della All Elite Wrestling. Che trionfo per la Miracle Girl, ragazzi, che vittoria pazzesca per Liv Morgan. È lei la nuova campionessa mondiale della All Elite Wrestling. Ha sconfitto Becky Lynch al termine di un Hell in a Cell che è stato veramente qualcosa di pazzesco. È anche precipitata dalla gabbia, ma questo non l'ha fermata, e alla fine ha vinto lei, signori. Finisce così con questa Liv Morgan sorridente con la cintura in mano. Questo è W Wrestle Dream. Io spero che questo pay per view sia stato di vostro gradimento. Io mi sono divertito molto a commentarlo insieme a voi, a vederlo e tutto il resto. Quindi vi auguro ancora una volta un buon 2026 a tutti, e speriamo che questo 2026, a parte che sia positivo per tutti voi e anche per me, ma speriamo che ci regalerà tante altre puntate pay per view di grande wrestling della nostra Universe Mode. E allora, ragazzi, è tutto, un saluto e alla prossima.